Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi siamo in compagnia di iPhone 13 Pro, colore argento. Qualche giorno fa avevamo visto il colore Sira blu e avevamo visto la custodia originale Apple Clear Case MagSafe sul Sira blu. Te la voglio far vedere velocemente anche sul colore argento e poi vedremo quattro colori diversi di custodia originali in silicone sul 13 Pro. Queste non sono le AirPods Pro, le sto provando, è un clone molto fedele, tra virgolette, delle AirPods Pro e lo realizza Usams, un altro articolo che mi convince davvero molto poco, a dire il vero. Quindi via. Vediamo prima la Clear Case MagSafe. Il risultato sul colore argento è questo e direi che rende addirittura meglio rispetto al blu. Anche qui fa un po' di gioco qui sopra. A proposito di custodie trasparenti MagSafe per gli iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max, la prossima settimana ti farò vedere delle alternative esattamente a questa custodia, cioè sono perfettamente identiche, anzi da un punto di vista realizzativo alcune sono più rugged e più protettive, ma sono chiuse sotto. Qui purtroppo Apple ha pensato di lasciare aperto, quindi questa parte resta comunque poco protetta sotto, no? È soggetta a graffi già solo trasportandole per esempio in un borsello, come capita a me perché qui ci vanno a finire le chiavi, ok? Adesso andiamo a vedere le custodie in silicone. Che colore ti farò vedere oggi? Andremo a vedere l'azzurro fiordo, anche se devo dire a me non piace come hanno tradotto dall'inglese questo colore, perché in americano lo hanno chiamato Blue Jay, che è un passero, una specie che si chiama ghiandaia azzurra americana, si trova nel Nord America, parte orientale e centrale, ed è insomma molto più simpatico come nome. D'altronde, essendo una ghiandaia americana, ama le noccioline americane, ne è golosa. Poi questo qui che si chiama Midnight, mezzanotte, e attenzione quindi non è un nero, ma questo è il blu mezzanotte, cioè la sfumatura di blu più vicina al nero che noi riusciamo a distinguere, quindi il blu più carico di nero. Questo qui invece è verde, un verde trifoglio, cioè un'erba che è simbolo di vita, di fertilità e in passato veniva utilizzata anche come rimedio contro il veleno. E infine questo, che è il giallo marigold. Marigold è una specie di fiore garofano indiano. Io lo chiamavo fino a ieri, non pensavo che si chiamasse marigold. Lo coltivo in terrazzo. In realtà questa è l'interpretazione che ne dà Apple, perché quel genere di fiore lì assume insomma vari tipi di colori, non necessariamente uguali a questo, può essere più chiaro, più scuro. Ok, andiamole a vedere una alla volta, te le farò vedere alla luce artificiale qui in ufficio e anche all'aperto al sole. Custodie realizzate in Cina. All'interno della confezione la custodia e il solito avviso che ti dice che contiene magneti per cui potrebbe andare a interferire con dispositivi medici e ti invita a fare attenzione. La custodia, almeno questa qui su iPhone 13 Pro, ha un peso di circa 30 grammi e ha uno spessore di poco più di un millimetro, quindi un millimetro e 3. Come è realizzata? L'abbiamo vista altre volte, è realizzata partendo da un guscio interno in plastica semirigida ed è ricoperto poi da uno strato di silicone, quindi liscio al tatto. Quindi abbiamo questo qui che è il colore appunto azzurro fiordo e poi queste sfumature di colore più scuro sul tastino, il logo e i tasti del volume. All'interno Apple inserisce questo rivestimento in tessuto molto morbido che evita che le superfici dello smartphone si abradono col tempo e che corre anche tutto intorno, vedi? Come le
altre volte queste zone qui sono leggermente più morbide, quindi c'è struttura rigida intorno, ma laddove ci sono i tasti sono un poco più morbide. Ok, andiamo a vedere come monta sullo smartphone. Naturalmente sono delle custodie MagSafe, quindi come hai visto contengono il magnete e facilitano la carica dello smartphone, che si utilizzi l'alimentatore almeno da 20 watt e il wireless MagSafe Charger avviene sempre a 15 watt. Andiamo a vedere più da vicino come è fatta la questata in silicone. C'ha comunque un bordino, è molto simile a quella trasparente in policarbonato, se non che però sotto è chiusa, quindi è più protettiva. Infatti offre una migliore protezione. L'apertura è sempre piccolina, insomma col ditino, ma non dovresti avere particolari problemi se non hai le dita molto grandi. E i tasti si premono, devo dire, molto bene. Il grip è diciamo abbastanza buono. È chiaro che il silicone almeno all'inizio tende a essere un poco scivoloso. Come la protezione sul display frontalmente, andiamo a vedere da vicino, ecco qui c'è comunque un bordino che corre tutto intorno, dovrebbe essere di mezzo millimetro. Ecco, sto cercando di fartelo vedere. E questo qui è il colore azzurro fiordo, o meglio blu J, al chiuso. Questo qui invece è all'aperto all'ombra e qua invece è al sole. Vabbè, cinghiali dappertutto qui al parco, anche da noi, sono ormai i migliori amici dell'uomo. Ripresa con iPhone 13 Pro. Ma penso che mangiano bacche. La differenza dell'azzurro fiordo con il blu Midnight è enorme. Guarda, questo qui è molto più scuro. Tant'è che ho voluto mettere un blu più chiaro per farti vedere che comunque questo qui alla fine non è nero. Si capisce, no? Anche se siamo qui alla luce artificiale. Più scuro sicuramente anche del blu navy. Infatti è quasi nero poi la sfumatura sui tasti e anche dietro. Direi che questa qui è proprio nera. Io almeno la vedo proprio dal vivo nera. Come pure il bordino che corre intorno. Questo qui è realizzato in plastica, non è ricoperta, è plastica semplicemente scoperta, è nera. Tra l'altro in questo caso, a differenza di altri colori che col tempo può tendersi si gratta lo stato superficiale di colore e può uscire il nero sotto, nel caso del mezzanotte no, perché è già nera, ok? Anche qui è molto scuro e all'interno comunque blu mezzanotte. Vado a montare lo smartphone, andiamo a vedere qual è l'effetto, quindi possiamo mettere da parte l'azzurro fiordo e il risultato è questo. Quindi sempre molto buona qui direi la vestibilità, non ci sono quelle piccolissime sbavature che abbiamo visto sulla custodia MagSafe Clear Case, no? Perché qui il materiale si adatta generalmente meglio, è chiusa sotto, quindi è un guscio davvero precisissimo. Questo qui è il blu mezzanotte alla luce artificiale, questo invece è all'aperto all'ombra e questo qui invece è in pieno sole, ore 16. Guardiamo adesso da vicino il verde trifoglio. È un verde piuttosto scuro. Lascia vedere poco le impronte, guardiamocelo più da vicino. Qui il bordino sempre in plastica è di un verde più scuro, simile al logo. La copertura dei tasti, non te l'avevo detto, è sempre in silicone, quindi diciamo qui vai a toccare comunque una copertura in silicone molto liscia e sotto è realizzato così. Niente male il contrasto con l'argento. Frontalmente c'è sempre la cornice e questo qui
è la resa sotto le luci artificiali. Te lo mostro adesso all'ombra, all'aperto, e adesso invece al sole, in pieno sole. E per finire, eccolo qui, il giallo marigold. Te lo faccio vedere sempre su questo sfondo verde, perché in realtà questi fiori hanno anche tanto verde per quanto riguarda foglie e stelo. Le foglioline sono piccole e tra l'altro se le lasci seccare i fiori rifioriscono da soli l'anno successivo perché contengono i semi. Allora, cosa ci abbiamo qui? Questo giallo che è chiaro, si avvicina anche all'arancione, è proprio una caratteristica anche del fiore, con queste sfumature più scure, anche sul bordino in plastica. Dentro invece resta chiaro. Qui si vede molto bene le aperture, anche il materiale che Apple ha utilizzato era per la parte di sotto, vedi, non solo c'è il silicone, ma ci sta anche la struttura in plastica più rigida, quindi ha una struttura buona, direi. E il magnete dietro. Andiamo a inserire l'iPhone 13 Pro e il risultato è questo, direi niente male. Anche qui estremamente precise, abbiamo provato questi 4 colori e nessuna di queste custodie ha presentato diciamo difettucci, quindi vedi calzano tutte a pennello, non ci sono scricchioli né zone dove la custodia non aderisce perfettamente, sono ultra precise. Ok, i tasti si premono bene e questo qui è la parte frontale. C'è differenza quando guardi lo smartphone frontalmente per quanto riguarda il colore, cioè può essere anche utile avere dei colori più chiari o più scuri frontalmente. Questa è una cosa a cui io ho fatto caso, perché chiaramente il grosso del colore sta dietro. Avanti tu vedi solo un bordino, no? Io ho notato che quando i colori sono più chiari è più facile individuare immediatamente il display dello smartphone quando per esempio lo stai utilizzando come navigatore su un cruscotto sia di una moto sia di un'auto, e poiché in quel caso sposti tantissimo lo sguardo dalla strada allo smartphone, e poiché diciamo la maggior parte degli smartphone ma anche l'iPhone, no, ha questo profilo che è nero, si crea maggiore contrasto con i colori chiari. Quindi avere una custodia chiara con questo bordo più chiaro risulta poi alla fine più riposante da guardare quando tantissime volte ti trovi a dover consultare il display, per esempio quando usi lo smartphone come navigatore. Ok, quindi colori scuri come questo qui si mimetizzano di più, sono meno visibili, e io ho notato questa differenza avendo usato diciamo nel tempo sia colori chiari che colori scuri. Ok, il giallo marigold te lo mostro anche all'aperto, all'ombra e poi in pieno sole. E con questo è tutto, abbiamo visto le 4 custodie originali in silicone Apple per iPhone 13 Pro, ma sono disponibili anche per 13 Pro Max, 13 e 13 mini. Io ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.